Ciao amici, bentrovati in questo video. Direttamente dal titolo è facile intuire l'argomento di cui andremo a parlare oggi e soprattutto se hai cliccato su questo link e su questo video vuol dire che sei interessato a sapere quanto guadagna un attore. Direi di iniziare subito. Ciao, io sono Irene Antonucci, attrice, director e scrittrice. Se sei approdato su questo canale per la prima volta, ti ricordo di iscriverti al canale, lasciare un like e condividere questo video con i tuoi amici, i tuoi colleghi. In questo canale parliamo principalmente di recitazione, quindi tutorial per attori assolutamente gratuiti, ma allo stesso tempo parlo di viaggi, di esperienza di vita, di mindful e quindi come avere la giusta attitudine per riuscire a raggiungere i propri obiettivi, soprattutto nel campo dello show business. Andiamo subito al focus, al topic di questo video, che è appunto dare un po' di numeri. Oggi diamo un po' di numeri letteralmente. Allora, molti, non necessariamente attori, perché chi fa l'attore magari anche da diversi anni conosce già il tema e sa bene che non è un tema proprio così facile, non è un lavoro tra virgolette normale dove tu puoi definire una cifra ben precisa, e questo dipende principalmente dal fatto che uno, se stiamo parlando di attori italiani, del mercato italiano, è un conto, ma se parliamo di mercato internazionale ovviamente è un altro conto. Quindi paese che vai, usanza che trovi, perché in ogni paese chiaramente c'è una tariffa, un cachet differente. E sicuramente altro punto assolutamente da mettere in luce è quello che dipende dal tipo di fama, dal tipo di esperienza, se il volto è noto, se ha già insomma avuto un'esperienza teatrale, cinematografica, insomma dipende da tanti fattori. Iniziamo però dal mercato italiano. Se dovessimo fare una stima generale su quanto guadagna un attore mediamente, mensilmente, si aggira, almeno così insomma dicono, all'incirca tra i 700 e i 1500-2000 mese. Ma principalmente andiamo un po' più a fondo. In che maniera guadagna l'attore? Dunque, l'attore guadagna a posa. Che significa guadagnare a posa? Ossia giornalmente. Quindi una posa vuol dire una giornata di lavoro, che in Italia mediamente insomma è di 8 ore, come un qualsiasi altro lavoro. Per esempio, se veniamo qua in Colombia, qui la giornata lavorativa è di 10 ore contrattuali, che a volte possono sfociare anche nelle 12-14 ore, così come insomma anche in Italia. Generalmente quando ci sono degli straordinari, ecco, delle ore extra vengono calcolate a parte e quindi scatta una differente tariffa. Mediamente una posa nel campo cinematografico, quindi parliamo insomma di una posa di un attore nel cinema, può andare dai 200-250 fino ad arrivare insomma ai 2-2,5. E questo stiamo parlando di attori insomma con una discreta esperienza, e quindi un attore medio. Che si intende per attore medio? Un attore che ha avuto già esperienza, un attore che comunque non è al primo progetto e che comunque bene o male insomma ha già un curriculum. Anche se piccolino, però ha un curriculum. Se parliamo di attori di livello superiore, quindi attori di fama insomma importante, se parliamo insomma di Favino, parliamo di Christian De Sica, insomma di nomi ben riconosciuti e che quindi fanno questo lavoro da molti anni, che generalmente vengono chiamati direttamente per il progetto, specificando però che tutti gli attori fanno i casting, a meno che un regista non scelga e voglia principalmente quell'attore. Quindi io voglio che il mio protagonista è lui perché l'ha già immaginato così, oppure chi l'ha scritto, appunto lo sceneggiatore, l'ha pensato per quella persona e quindi il regista vuole quella persona. Pertanto in questo caso è un altro discorso, perché in questo caso parliamo a progetto. Che significa progetto? Che c'è un forfettario totale dove si definisce quindi una cifra per quel progetto. Allora, per esempio, per farvi insomma giusto alcuni esempi qua e là, perché chiaramente nel senso ogni caso è assolutamente singolare, perché poi dipende, ripeto, dall'esperienza, dagli anni, dalla popolarità, insomma tanti fattori. Oggi si potrebbe anche considerare come altro fattore determinante la popolarità sui social, però insomma generalmente sono altri i fattori presi in considerazione. Per esempio Christian De Sica guadagna a progetto, quindi per un film, quando dico progetto io intendo un film, all'incirca 500.000 euro.
Ovviamente diverso è per esempio il campo televisivo. Nel campo televisivo è un'altra storia a parte, in quanto si considera anche in questo caso il progetto. Il progetto fondamentalmente quindi si calcola mese all'incirca, dipende da quante puntate, quanti episodi, ecco, e da quale rete. Generalmente parliamo appunto nel caso italiano di Rai Mediaset, pertanto un attore medio conosciuto, quindi già di una fascia un po' più alta, può arrivare a guadagnare all'incirca 20.000 euro l'anno. Ovviamente se ci spostiamo su un altro mercato per andare probabilmente agli antipodi, quello di Hollywood, le cose cambiano radicalmente. Ecco perché sicuramente non possono avere un egual valore in quanto sono due mercati totalmente differenti. Pensate che un attore emergente, e sottolineo emergente, ad Hollywood può arrivare a guadagnare, ovviamente in questo caso parliamo di dollari, ma sappiamo bene che insomma qual è poi la trasformazione in euro. Un attore emergente guadagna dai 30.000 ai 100.000 dollari a film. Sì, avete sentito bene, dai 30.000 ai 100.000 dollari a film. Impressionante, vero? Come possono cambiare le cose. Naturalmente, se andiamo a fare anche in questo caso degli esempi, vogliamo prendere l'esempio di Will Smith? Bene, Will Smith guadagna 32 milioni di dollari l'anno. Ma facciamo un altro esempio, facciamo l'esempio di Anne Hathaway. Lei guadagna all'anno 72 milioni di dollari. Già ragazzi, sono due mercati totalmente differenti e chiaramente parliamo di star internazionali, insomma Hollywood e Hollywood. Ma spostiamoci per esempio in Colombia, giusto per prendere di riferimento tre mercati diversi. Qui in Colombia io ho avuto modo di sperimentare il mercato. Se volessimo parlare a posa o come dicono appunto qui in Colombia a chiamata, la chiamata riguarda sempre la giornata lavorativa che come vi spiegavo appunto è diversa in quantità di ore, perché qui da contratto sono 10 ore, a volte più, e generalmente non esiste lo straordinario, perché quando si finisce, possono essere 12, possono essere 14, generalmente non esiste lo straordinario. Qui in Colombia le cose sono nettamente diverse, giusto per prendere un altro mercato di riferimento. Qui un attore può guadagnare, un attore medio conosciuto, professionista chiaramente, dai 200 a più o meno ai 1.500-2.000 a posa. Di solito non arriva oltre i 1.500 e sto parlando di un professionista anche discretamente conosciuto. Chiaramente qui la moneta è differente, insomma si parla di pesos colombiano, è un altro mercato, chiaramente il tenore della vita è diverso. Quindi un attore, un bravo attore, un professionista conosciuto può arrivare a guadagnare 6.000 euro al mese. Ora, le cose sono differenti per un attore colombiano o comunque che lavora in questo mercato però che è conosciuto a livello internazionale, e generalmente sono attori che lavorano con il Messico e gli Stati Uniti o Argentina, insomma nel mercato Latino America, ma che hanno comunque già avuto connessione con gli Stati Uniti, quindi con televisioni di lì, con insomma produzioni statunitensi. Ecco, in questo caso un attore può arrivare a guadagnare 15.000 euro al mese. Naturalmente anche in questo caso ci sono attori che per esempio guadagnano a progetto, quindi a progetto a film, che possono arrivare a guadagnare per un progetto 40.000 euro. Però non parliamo ovviamente di cifre esorbitanti, insomma come quelle di Hollywood, perché è un mercato differente. Ecco, vista la situazione abbiamo una panoramica, una prospettiva di tre mercati totalmente diversi, la professione è la stessa, sebbene ovviamente il pago minimo salariale o il massimo salariale, abbiamo visto, può essere nettamente differente. Ora, la domanda è: immaginavi che questi erano i numeri, le cifre approssimative? Fammelo sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensi, commentiamo insieme appunto questa professione. L'invito ovviamente è riferito sia agli attori ma anche ai neofiti che sono interessati all'argomento. Mi farebbe piacere insomma leggervi e chiaramente rispondo sempre a tutti. Un abbraccio, io vi ricordo di iscrivervi al canale e condividete questo video. Ciao, a presto!